Bentornati ragazzi nel secondo episodio dove parleremo delle cinture e nel video di oggi parleremo della cintura blu. Una cintura bianca, dopo aver ricevuto i suoi gradi alla cintura ed aver superato un esame, prende direttamente la cintura blu. L'unico caso in cui una cintura bianca non passa alla cintura blu è nel caso abbia meno di 16 anni. In quel caso c'è un altro sistema di graduazione per i minorenni. La differenza principale di una cintura bianca e una cintura blu è che la cintura blu non è più un iniziante. Comincia ad imparare alcune difese, alcuni attacchi, come muoversi dentro il tatami e ad avere la propria responsabilità all'interno. Cioè, se vede una cintura meno graduata, una cintura bianca che entra senza salutare, che ha dei comportamenti non idonei al tatami, non deve aspettare che sia soltanto il maestro a riprendere quella persona, ma deve anche prendersi la responsabilità di andare da quella persona e avvisare, portarla verso la retta via, insegnare il regolamento del tatami. La cosa principale che una persona deve cominciare a vedere nella cintura blu sono le difese. Ciò significa cominciare a vedere situazioni pericolose dove si possono evolvere in finalizzazioni, passaggi di guardia, raspate e cominciare a prevederle e migliorare anche le uscite da queste finalizzazioni. Molte volte si finisce in un armlock, in un triangolo, un'omoplata, bisogna saper uscire da quelle posizioni senza andare in disperazione o risolvere la situazione sempre usando la forza, come farebbe una cintura bianca che non ha tecnica. Quindi da qui si comincia a migliorare tecnicamente, dosando molto la propria forza e dosando anche il gas, senza dover uscire dopo ogni sparring col fiato alla gola. A parte le proprie responsabilità all'interno del tatami, la cintura blu deve anche conoscere le nuove tecniche che vengono sbloccate al suo ottenimento. Ad esempio, deve stare attento ai polsi. Ogni volta che si blocca il gomito c'è la possibilità di fare una mano de vacca, quindi dovrà stare attento a quelle e migliorare anche i posti dove va a fare le prese. Un'altra cosa, dovrà stare attenti che dalla cintura blu in poi si può saltare in guardia. Quindi un avversario che sta tanto distante e comincia a farti la presa alla gola potrebbe non solo sedersi per tirare guardia, ma potrebbe anche saltare direttamente in guardia chiusa, portandoti direttamente in una situazione di svantaggio, cosa che bisognerebbe evitare. Quindi bisogna vedere i modi per difendersi da queste nuove due cose che vengono aggiunte. Quindi mini riassunto di cosa deve sapere una cintura blu: dosare il gas, dosare la forza, usare più tecnica e avere più rispetto e far rispettare le regole del tatami, imparare a difendere le tecniche nuove aggiunte come la mano di vacca e il salto in guardia chiusa, e ultima cosa ma non meno importante è quella di fare attenzione alle cinture bianche, perché una volta che tu ti leghi la cintura blu addosso, le cinture bianche vogliono dimostrare di meritarsela anche loro la cintura che tu hai addosso e quindi andranno molto più forte con te. Quindi anche tuo dovere quello di non rientrare nel loro gioco, di usare la forza e tutto il resto, ma di insegnare a loro che la tecnica funziona, quindi fare molta attenzione a non farsi male. La mia esperienza da cintura blu. Allora, la mia esperienza da cintura blu non è stata bruttissima, è dove ho cominciato a gareggiare. Ho cominciato con qualche garetta di grappling giusto per provare, da lì ci ho preso gusto e mi sono focalizzato completamente ad migliorare. Il mio gioco è sempre stato un po' più quello di tirare guardia, lavoravo qualcosina, qualche takedown lo facevo, non ero molto bravo a passare la guardia, neanche a farne molto, ma una cosa che mi ricordo molto bene riguardando anche i miei video delle vecchie gare era quello che sapevo difendere benissimo, uscire dalle posizioni brutte e da lì prendevo vantaggio sui miei avversari. È uno dei consigli che avevo dato all'inizio del video, infatti, quello di imparare a difendersi, perché l'avversario che ti attacca in continuazione e tu esci da qualsiasi posizione ti porta ad avere un vantaggio, cioè che lui si stancherà più velocemente di voi. Altre considerazioni da cintura blu: io studiavo via, quindi mi allenavo molto poco e quindi ho avuto un po' quel decadimento con le cinture bianche, mi mettevano in difficoltà. Proprio quando ho finito di studiare via sono tornato indietro, mi sono dedicato davvero tanto e da lì ho cominciato ad avere i primi risultati belli, dove ero più tranquillo, riuscivo a far saltare fuori quel mio gioco che si stava ancora formando. Spero vi sia piaciuto questo video dove parliamo della cintura blu.
Se non avete visto quello sulla cintura bianca, guardate qua sul canale che sarà presente, c'è anche del sistema di graduazione del BJJF se ve lo siete persi. Intanto mettete like, seguite il canale e ci vediamo al prossimo video.